Buongiorno a tutti e benvenuti in questo primo video tutorial. Avremo bisogno di un bilancino di precisione, di un bicchierino di plastica e la palettina e della resina. Io decido questa volta di usare la resina E30 effetto acqua della Prochima. Vedete? Solitamente dietro uno dei barattoli io scrivo la data di prima apertura, perché dopo un anno la resina non funziona più e quindi è da buttare se non la usate tutta. Con questa resina io mi trovo abbastanza bene perché è abbastanza trasparente e fa pochissime bolle. Il rapporto di questa resina è di 100 a 60 grammi. Quindi io questa volta decido di usare 10 grammi del componente A e 6 grammi del componente B. Togliamo prima di tutto la tara del bicchierino e cominciamo da 0 e adesso cominciamo a colare piano piano il componente A. Questo qui, vedete? Ne coliamo 10 grammi. Piano piano che così non si sbaglia. Io a volte vado anche troppo piano. Bene, e siamo arrivati a 10. Adesso prendo il componente B e ne verso 6 grammi. Vedete? Piano piano anche questo. Siamo arrivati a 16. Adesso chiudiamo il bilancino di precisione perché tanto non ci serve più e iniziamo a mescolare la resina piano piano per 5 minuti. Mi raccomando, piano piano perché altrimenti fa le bolle. Ecco, io adesso ho tagliato un pezzo di video, sono arrivata già a 5 minuti. Vedete che non ha fatto bolle o comunque ne ha fatte pochissime e quindi ci va bene così. Adesso prendo lo stampo che ho preparato, ci ho messo dei pigmenti come vedete. Aspettate che tento di farvelo vedere bene, aumento lo zoom magari un pochettino e facciamo la colata direttamente sullo stampo. I pigmenti rimarranno sotto. Anche se adesso andremo a usare la tecnica Petri Dish, ho deciso appunto di dare un tocco particolare con questi pigmenti e poi quando scopriremo appunto come è venuta la creazione vedremo che effetto fanno. Ecco, il primo l'ho colato, adesso ne ho preparati altri due e coliamo piano piano con lo stesso procedimento che è molto semplice. Cerchiamo magari di stare attenti che non sbordi praticamente.
fatto. Adesso ho tagliato un pezzo di video e cominciamo subito con la tecnica Petri dish. Questo è il bianco e poi ho usato due tipi di blu, come vedete, e ci metto anche un po' di argento, anche se l'argento con il Petri dish non va tantissimo d'accordo. Solitamente non va a fondo ma rimane sul retro. Allora comincio con il blu più scuro e ne verso poche gocce e 3, anche una quarta. È un colore un po' scuro, spero vediate bene. Vedete che si sta un po' inserendo nella resina, diciamo. Si sta espandendo. Adesso metto l'altro tipo di blu, che è leggermente più chiaro. Poi ci metto un po' di argento, anche se penso che non verrà quasi niente. Ok, e adesso da ultimo il bianco, vedete. È il bianco che principalmente crea l'effetto Petri dish, perché appunto spinge gli altri colori giù. Ecco, ho velocizzato un pochino il video perché i passaggi successivi sono uguali di quello che avete appena visto. Ops, se appunto vi succede che la resina tende un po' a espandersi oltre lo stampo, non c'è nessun problema, perché prima di tutto la resina in fase di asciugatura tende un po' a ritrarsi, perde un po' del suo volume, diciamo, e quindi non è un problema. O comunque nel prossimo video vi mostrerò come praticamente togliere via il pezzo che è sbordato. Il bianco, come vedete, va messo sempre alla fine e va messo più o meno nella posizione dove avete messo le altre gocce di colore. A questo punto volevo ringraziare le ragazze, le amiche del gruppo Seu Perezzi, perché senza di loro non sarei mai riuscita a realizzare questo video, o almeno sarebbe stato molto più brutto. Ecco, siccome penso di fare altri tutorial in futuro, se volete che io vi spieghi qualcosa in particolare riguardo questa tecnica, il Petri dish oppure qualcos'altro, scrivetemelo nei commenti. Alla fine del video metterò la schermata finale, non appena l'avrò realizzata, del prossimo video, dove appunto ci sarà la scoperta di queste creazioni, come sono venute. Questo argento purtroppo non l'ho mescolato molto bene e quindi non farà niente, sarà come un diluente.
Bene, grazie per aver guardato questo video e ci vediamo al prossimo. Ciao!